Ciao, sono Dimostratore Ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti The Crooked Crown, la corona contesa. Scopo del gioco? Vincere! Vince chi alla fine del gioco avrà conquistato la corona per diventare il re dei Goblin. Il gioco è composto da 78 carte, suddivise in carte corona. Sono due, ma una non viene utilizzata perché è solo di riserva qualora si dovesse rovinare quella principale e quindi diventare facilmente riconoscibile. Quindi una delle due va tolta e lasciata nella scatola. Poi abbiamo le carte imboscata, la torta gustosa, la spia, il furto e i jolly. Poi abbiamo il tabellone che rappresenta la scalata verso il trono dei Goblin, le 6 pedine dei personaggi e la corona da conquistare. Il setup è molto semplice, si mescolano le carte e se ne danno 5 ad ogni giocatore, facendo però attenzione che tra le carte da distribuire ci sia la carta corona, quindi ad esempio in 4 giocatori servono 20 carte iniziali, si pescano quindi 19 carte, si aggiunge la corona, si rimescolano e poi si distribuiscono ai giocatori, sempre appunto 5 per ogni giocatore. Si piazzano poi le pedine dei Goblin sulla casella 5 del pavimento ed infine la pedina corona sul primo gradino della scala. Servirà a tenere traccia del turno in corso e quando si arriverà sul trono dei Goblin, quello sarà l'ultimo turno di gioco per tutti. Si sorteggia il primo giocatore e poi si prosegue in senso orario. Il turno consiste nel giocare carte, risolvere le azioni descritte e poi pescare o scartare carte. Al proprio turno quindi il giocatore deve giocare almeno una carta, se ne possono giocare anche di più, purché siano tutte dello stesso tipo. Quindi si risolve l'azione ed in base alla casella nella quale si trova alla fine del turno dovrà pescare o scartare carte dalla propria mano per avere esattamente quel numero di carte in mano. Quali sono le azioni delle carte? La carta corona non ha nessuna azione, serve semplicemente perché chi avrà questa carta in mano alla fine della partita avrà vinto. Carte spia si usano per guardare le carte di un avversario e come detto se ne possono giocare anche più di una, sempre ovviamente se sono carte spia. Quindi giocando ad esempio 3 carte spia si potranno vedere 3 carte ad un giocatore, ma anche una carta per ogni giocatore fino a 3 giocatori diversi. Carte furto si usano per rubare una carta senza guardarla. Per ogni carta furto giocata si possono colpire anche giocatori diversi. Quindi anche in questo caso se dovessi giocare 3 carte furto potrei rubare 3 carte a un giocatore, oppure 2 carte a un giocatore e una carta a un altro, eccetera. Chi subisce il furto deve immediatamente pescare dal mazzo tante carte fino ad averne in mano quante previste dalla casella in cui si trova la sua pedina. Carta imboscata. Per ogni carta imboscata giocata si fa arretrare la pedina Goblin di una casella, di uno o più avversari, dipende sempre dal numero di carte giocate. Ogni giocatore spostato dovrà quindi scartare tante carte fino ad averne in mano il numero corretto, in base alla casella in cui si finisce. Ma attenzione, non si arretra mai oltre la casella col numero 2. Carte torta gustosa. Si sposta in avanti la pedina Goblin di una casella o più in base a quante carte vengono giocate. E si pescheranno tante carte fino ad averne quanto indicato sulla casella. Ma attenzione, non si potrà mai andare oltre la casella numero 7 e quindi avere in mano più di 7 carte. Carte jolly possono essere giocate da sole o con altre copiandone gli effetti, ma non possono essere utilizzate come corona. È possibile utilizzare più carte uguali anche se l'effetto non è applicabile per tutte, oppure se non lo si vuole attivare per ogni carta. In questo modo si potranno scartare per pescare nuove carte. Alla fine del turno di tutti i giocatori, la corona si sposta di un gradino e si ricomincia un nuovo turno a partire dal primo giocatore. Quando la corona raggiungerà il trono, e quindi sarà l'ultimo turno per tutti, alla fine chi avrà in mano la carta corona vincerà la partita. Concludendo, è un gioco molto divertente, l'unico neo è che sia solo per 6 giocatori, perché fa veramente ridere, è molto divertente il doversi rubare le carte o farle scartare a un giocatore pensando che abbia la corona, quando in realtà magari nel turno prima gli è stata rubata, quindi non ce l'ha più lui e quindi ci si accanisce contro la persona sbagliata, mentre chi ha la corona, zitto zitto, si avvicina verso la vittoria.
quindi è molto divertente, facile da imparare, quindi non mi resta che augurarti di buon divertimento, di iscriverti al mio canale soprattutto. Se ti è piaciuto il gioco lo puoi acquistare dal link che trovi nei commenti e ci vediamo al prossimo tutorial.